Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeon Landers Guide per una nuova build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. Nella nostra carrellata tra build, anche molto diverse tra loro, dopo i colori Simic andiamo ad aggiungere il bianco per approdare a quelli Bant, tentando di realizzare qualcosa di estroso e inatteso, un archetipo in stile Barn, senza usare il rosso e il nero. Sì, avete capito bene, una lista che infligge danni agli avversari senza i due colori di riferimento per queste meccaniche e con una leggendaria che in apparenza non sembra avere nulla a che vedere con questo approccio, veloce ed aggressivo. Questa volta vi parleremo di Cross Defense Contractor. Siamo di fronte a una delle tante leggendarie provenienti dal set dedicato al piano di New Capenna, che è passato inosservata ai più, visto che offre un mix di abilità strane e poco offensive, ma che sono perfettamente incernierate con il resto della build. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, uno generico, uno verde, uno bianco e uno blu abbiamo un consigliere felino, con forza 2 costituzione 4, e 2 abilità ottime per una strategia difensiva. Nella prima abilità abbiamo, all'inizio del tuo mantenimento, metti un segnalino scudo su una creatura bersaglio controllata da un avversario. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta metti uno o più segnalini su una creatura che non controlli, tappa quella creatura e spronala, a travolgere fino alla fine del turno. Fino al tuo prossimo turno quella creatura attacca in ogni combattimento un giocatore diverso da te, se può farlo. Sulle prime, un occhio meno attento, uno non potrebbe capire i motivi di una scelta di questo genere nella zona di comando, ma visto la modalità dei botti tipicamente in grado di colpire tutti i componenti del party in un sol colpo, tutto acquista un senso ben preciso. Spronare le creature degli avversari punta a ridurre i danni inferti su di noi, accelerando la perdita di quelli del resto del tavolo, così da rendere i nostri spari più efficaci, azzerando i punti vita degli avversari prima che avvenga ai nostri, in un gioco al massacro che ci vedrà quasi sicuramente vincitori. Una scelta di deck building forse folle, ma in grado di proporre con questo Cross Defense Contractor, aggressivo ed economico, ma allo stesso tempo assolutamente efficace, utilizzando con profitto carte che altrimenti non vedrebbero gioco in nessun altro luogo. Sin dalle premesse appare chiara tutta la stranezza di questa lista, capitanata da un improbabile Cross Defense Contractor, che però riserva a chicche interessanti un approccio ai danni molto proficuo, da fare invidia a build orientate ai colori classici dedicati ai danni diretti. Sfruttando carte esotiche poco note come Stern Judge e Karma, con l'inserimento nella mara base di Urborg Tomog Yamot, potremo infliggere una marea di danni senza grossi sforzi, bersagliando tutti in una corsa al massacro solo apparente. Questi effetti, che colpiscono anche noi, verranno bilanciati da effetti life gain o di ping asimmetrici, come quelli offerti da Sutor Priest e Wingstorm, rendendo tutto incredibilmente efficace nonostante l'impiego di carte altrimenti inutilizzabili. Anche carte flessibili come Endbringer e Witch Hunter andremo ad arricchire la lista di possibilità, sia per tutelare i nostri punti vita, messi a dura prova dalle molte magie che direzionano danni a tutti, sia per impedire gli attacchi degli avversari, così da risollevare la situazione, che ci vedrebbe altrimenti a malpartiti. Avremo poi tutta una serie di abilità e meccaniche, come nel caso di Virtue Archon, che ci permetteranno di prevenire o addirittura ridirezionare il danno subito, con ovvi vantaggi per la nostra salute in campo, lasciandoci sempre la possibilità di lanciare tutto il nostro arsenale di botti senza rischiare di suicidarci. Come se non bastasse, grazie a diversi artefatti come Troop Reason, andremo a punire ancora di più gli opponenti trasformando una combinazione colori in apparenza pacata e tranquilla in una mitragliatrice a getto continuo contro tutto e contro tutti. Sembra anacronistico parlare di un mazzo base botti con un comandante come Cross Defense Contractor, che offre in dote dei colori in apparenza lontani da questo mondo, ma già dalle premesse vi abbiamo mostrato che nei fatti siamo parecchio efficaci in determinate condizioni. Per cominciare con una serie di ping F tra Decimation Web, Hornet Sting, Muddling Wing, Prodigal Sorcerer e Sorcerer's Wand, che possono colpire un giocatore o un pezzo specifico, iniziando a erodere i punti vita di chi magari propone meccaniche rivolte al guadagno vita per smorzarne subito l'entusiasmo. Ci sono poi creature come Klaus Shredder e Inquisition Ether che uniscono un effetto ETB che infligge danni alla loro natura di bittanti, sempre valida per proteggere i nostri punti vita o per infierire sul malcapitato di turno. Quello che incredibilmente riesce a fare egregiamente questo impianto è quello di colpire tutti, in modo più o meno indistinto, in primis con alcune creature, Iron Massif, Psychosis Crawler, Rocksteed Platoon e Squalmonger, spesso incurante del fatto di accanirsi anche sui nostri punti vita. Il meglio sotto questo punto di vista lo otterremo con il verde attraverso Cyclone, Canopy Surge, Clover Wirewood, Adwin Gale, Hurricane, Mile Bomb e Squall Line, e con qualche carta strana del passato che unisce l'odio per l'intero party con la possibilità con una sola carta di fare una marea di danni. Andremo anche ad inserire 3 artefatti, Crown of Empire, Scepter of Empire e Throne of Empires,
che presi singolarmente offrono per il nostro gameplay effetti carini, ma che combinati in campo incrementano di molto la nostra resa, per giocate d'effetto sempre più efficaci. Ci sono poi kick come Primal Order, che infieriscono sugli avversari che avranno molte random base, colpendo anche noi se non saremo accorti nei nostri land drop, vista la natura tricolor delle nostre fonti di mana. Ci sono spazi di manovra per qualche tech di contorno tra Face Shifter, Solitary Visionary e Sigil of Sleep, per interagire con gli avversari ponendo l'accento sul nostro desiderio di subire meno danni possibile, mentre ci preoccupiamo di colpire tutti quanti distintamente. Ecco perché fanno capolino degli effetti di nebbia dei danni da combattimento con Fog, Cameo False Hope e Spore Frog, così da mandare a vuoto l'azione del nemico di turno mantenendo alti i nostri punti vita prima di suicidarci con il nostro folle piano. Se fin qui abbiamo visto che nonostante quello che ci offre Cross Defense Contractor possiamo riuscire a costruire un mazzo che punta a chiudere i danni diretti, è presente un'altra sezione di questa build che può fare ancora più male dal party. Già, perché attraverso un pool di carte composto da Goth Pharaoh Statue, Inhuman Druid, Isolation Shell, Norse Decree, Psychogenic Probe e Soul Barrier, ci comporteremo da mazzo che imprigiona le giocate avversarie, tassando a suon di danni le azioni di tutto il party. C'è però un altro modo ancora più subdolo per colpire i nostri amici, facendoli pescare con carte come Cut Deal, Flumps, Secret Rendezvous, Tenacious Truce e U-Temple Under Attack, che solo in apparenza avvantaggiano un avversario o tutto il party oltre noi. Sembra un azzardo offrire un vantaggio carta agli opponenti, ma con un comparto di artefatti le caloli Ebony Hall Netsuka, Iron Maiden, Misery Cage, Skull Cage e Stormseeker, che puntano ovviamente a punire le mani ingrossate del party, con ulteriori danni che si aggiungono a quelli che spareremo a più riprese nelle nostre partite. Non possono mancare, vista la fame di mana di molte nostre tech, effetti di ramp classici come Cultivate, Hour of Promise, Kodamas Reach e Rampant Grow, inusuali come Cover e Jewel, che si avvantaggerà dei nostri Fog Effect, oltre a tutti gli strumenti per azzoppare le combat dei nemici. Tra quelle già descritte finora aggiungiamo alcune rimozioni globali come Aetherize, Settle the Leverage e Shatter the Sky, così da essere sicuri che non avremo ostacoli dalle creature degli avversari, mantenendo al sicuro i nostri punti vita, messi già a dura prova dalle nostre magie. Ma se le cose dovessero sfuggirci di mano, abbiamo sempre un asso nella manica, Angel Grace, un'ultima ancora di salvezza nel caso i nostri punti vita scendessero troppo in fretta e volessimo comunque proseguire nel nostro folle piano di distruzione del resto del party. Come avete avuto modo di vedere in questo primer fuori dai generis, anche con questo Cross Defense Contractor e il suo Color Pie Band si può realizzare una lista con un focus in antitesi alle consuetudini, pur mantenendo un budget ridotto, anche se alcune scelte di pregio potrebbero incastrarsi benissimo con questa lista. Nell'ottica di risultare difensivi ma allo stesso tempo aggressivi, Archaeogenesis ci offre un Fog Effect unito a un generatore di token invidiabile, con un costo di lancio più che accettabile, proteggendo i nostri punti vita al meglio, ripagandoci con un board di tutto rispetto. Potremmo anche estendere questo concetto alle magie, non solo alle creature, con Comeuppance, che potrebbe risultare un'ottima risposta anche a mazzi a base Storm, che si vedrebbero rimbalzare in faccia i danni appena lanciati contro di voi. Nell'ottica di incrementare i nostri preziosi punti vita, Serra Ascended risulta un ottimo compromesso, tra una magia dal costo basso e un ottimo bittante di partenza, soprattutto se riusciamo a sfoderarne nel potenziale nei primi turni, quando abbiamo 40 punti vita a disposizione. Infine, vista la massiccia presenza di artefatti a supporto del nostro gameplan, il Lighted Tutor e in generale i tutori verso questo tipo di permanenti risulteranno vitali per dare solidità a un mazzo tanto curioso quanto inatteso per i vostri avversari. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer dedicato a questo Cross Defense Contractor, che va a dimostrare ancora una volta quanto si possa essere innovativi e incisivi uscendo fuori dagli schemi e dalle consuetudini, non rispettando neppure i canoni del Color Pie. Ringraziamo Dungeon Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.